Hello from Rome, and today we're going to try the trapezzino, which is a local street food, and it is something of a hybrid in between a pizza and a sandwich, but then the toppings are none of the actual toppings of either a pizza or a sandwich. In fact, the toppings that we can find in here are like oxtail or tripe, and they're really like deep into the roots of Roman cuisine. So we're going to step inside to see how the trapezzinis are made and what goes into them. The word trapezzino is a combination of the Italian words tramezzino, sandwich, and pizza. It was invented by Roman pizza chef Stefano Callegari in 2008. 11 years later, the company has expanded and now has 5 locations in Rome, 7 in the rest of Italy, and 1 in New York. We visited Trapezzino in Piazza Trilussa, in Rome's neighborhood of Trastevere, one of the most vibrant parts of the city. Sono di Roma, mi piace girare il centro e il Trapezzino è l'unico posto che ci offre qualcosa da mangiare in modo veloce, sfizioso, particolare, qualcosa che nessun altro ha. Gli altri street food sono praticamente sempre pizza, panini, è sempre tutto molto uguale, mentre il Trapezzino ha varie scelte. È particolare. Che è un punto di ritrovo per tutti noi romani, è diventato proprio un luogo importante dal punto di vista della tradizione gastronomica anche dello street food, perché c'è comunque un sacco di scelta e di qualità, nonostante sia comunque un'azienda ristretta, diciamo. Il trapezzino è il migliore perché è il più originale, non ce ne sono in giro di così, oltre ad essere buonissimo. È un angolo di focaccia, di pizza bianca, dove dentro mettiamo la cucina romana e la sua particolarità è che essendo il contenuto ricco di sugo è difficile da mangiare in un pane normale. Invece il trapezzino è un angolo e diventa una tasca e regge, non devi pensare al trapezzino per poi mettere una fetta di salame incastrata dentro. Invece devi mettere una cosa col sugo che cola da solo dentro. The restaurant serves 30 different types of trapezzino. Here you can find great Roman classics like chicken cacciatore, codfish and chickpeas, but also more traditional Italian recipes like meatballs in tomato sauce and eggplant parmigiana. Across all locations they serve over 5,000 trapezzini a day. A 11 anni fa, quando è nato, nasce proprio per il bisogno, il desiderio di mettere la cucina romana dentro la pizza. E quindi nasce con la trippa, con la coratella d'abbacchio, con la coda alla vaccinara, tutti i piatti che hanno quasi 1000 anni. A Roma li facciamo da sempre, sono secolari. E c'è proprio questo connubio con la pizza bianca. È così che nasce questo nome nuovo, questo oggetto nuovo nel trapezzino. Some fillings, like the oxtail, take almost 8 hours to make. The same can be said about the pizza bread. Ci sono voluti dei mesi e degli anni per arrivare al punto giusto, in quanto è una focaccia molto leggera, anche abbastanza gonfia, alta, ma vuota. Quindi quando noi andiamo a scaldarla diventa tutta bella croccante fuori. La mollica è molto delicata, sottile, e come ci arriva il sughetto si sposa perfettamente. Quindi al morso c'è questo velo croccante esterno e dentro diventa un tutt'uno col sugo, non riconosci più quasi pane e companatico. So I'm going to give this one a try. This one is the chicken cacciatore. I'm actually really curious about this one because I'm not from Rome, but I had this sort of dish like a few times in my life, and I always had it like served on an actual plate, and I ate it with like knives and fork. So to have it like in here in this like nice little triangular sandwich is very unusual for me, and yeah, I'm just like curious to see how this tastes like and how it compares.
it has that same sort of like familiar taste of the dish that I'm used to. Like it's still very juicy, and it's actually maybe better because the juice, it's all here, you know. It's all over in this like little bread pockets. If you have this on a plate with a knife and a fork, you're just gonna have the juice like dripping at the bottom, but you won't actually get it at the top, like, you know, the top of the chicken. But in here, you kind of get the best of both worlds, so definitely worth it. Look at the size of this meatball. It's like almost the same as the pizza bread, but we're gonna try, okay? I can't guarantee anything. It's so flavorsome. The meat is so fantastic. Wow, it's amazing how much the tomato sauce has gone deep into the little pockets here of the bread, saved by like 2 centimeters. Well, that was good. But yeah, the sauce is like all in with the bread. The bread is so warm and like crunchy on the outside and very, very soft on the inside. The tomato sauce sort of like blankets it perfectly. It's 30 degrees outside, so it's like pretty warm as well, but to have something like this that's warm in itself, it really doesn't feel wrong at all. Sicuramente è molto trasversale, piace un po' a tutti, dal bambino che a volte lo preferisce a McDonald's, alla nonna che accompagna il bambino e dice la trippa come mangiavo da bambina e si ricorda, no? E quindi agli italiani piace un po' a tutti. Il turista l'ha scoperto grazie a molte guide che sono molto attente a cosa succede nelle varie città del mondo, quindi quando vai a Roma cosa mangiano davvero i romani, e questo ha fatto sì che siano venute tante persone da tutto il mondo grazie alle guide. Ciao.